Cari amici della luce, benvenuti su questo canale dedicato alla Divina Sapienza. Continuiamo la lettura della spiegazione dell'Apocalisse di Giovanni che il Signore Gesù Cristo ha comunicato al mistico Gottfried Mayr-Hofer. Il testo è estratto dal libro Prediche del Signore, che potete trovare gratuitamente sul sito www.legamedelcielo.it. Dice il Signore Gesù: l'apertura del settimo sigillo, ossia la fine dell'intero processo evolutivo, dove nonostante tutte le piaghe e gli orrori, solo la misericordia eserciterà la sua ultima opera, è rappresentato dai 7 squilli di tromba e dalle successive piaghe, le quali saranno solo dei mezzi di purificazione per riportare gli uomini al bene. Gli squilli di tromba sono altrettante corrispondenze dei molti cambiamenti morali e spirituali che accadono nell'animo umano, non appena entra in azione la spada a doppio taglio del dubbio e il sospetto dell'incredulità brandisce la sua sferza. Così, simbolicamente, gli odori brucianti sull'altare dell'amore divennero una piaga per l'umanità egoista. Come tutto rinsecchì simbolicamente, così in generale l'uomo chiuse il proprio cuore a tutte le nobili caratteristiche e non volle sapere di nessuna religione che richiedesse spirito di sacrificio e volesse tenere in briglia le sue passioni terrene. Come simbolicamente il fuoco distrugge tutto, così anche le passioni egoistiche annientarono di nuovo tutto il bene. Persecuzioni subentrarono al posto della tolleranza nelle cose della fede. Col sangue si cercò di distruggere ciò che era solo di natura spirituale e proprio per questo indistruttibile. Così fu ancora ai primi tempi del cristianesimo sotto i Romani, dove esisteva ogni possibile orrore rispetto ai fanatici costumi religiosi dei sacerdoti pagani, i quali spesso imprimevano lo stampo stesso della consacrazione religiosa. Ciò che accade ai singoli, in seguito, si estese alle grandi masse. Quanto più aumentarono i credenti, tanto più crebbero le persecuzioni contro di loro. Quanto più grande fu lo zelo per la pura dottrina, tanto più grande il numero di vittime del martirio. E così, dopo la caduta dell'impero romano, si instaurarono nuove condizioni, poiché 2 vescovi sedevano sul trono, uno a Bisanzio, l'altro a Roma, mai uniti tra loro. Essi sostennero questa disarmonia sempre per i propri vantaggi. Come in passato, sotto i pagani c'erano state le persecuzioni dei cristiani, ora dai papi furono perseguitati in massa quegli uomini che non credevano a ciò che gli stessi papi ritenevano giusto credere, oppure a ciò che andava bene loro di dichiarare giusto in quel momento. Grazie per la vostra attenzione. Nei prossimi video continueremo la spiegazione dell'Apocalisse di Giovanni. Vi auguro ogni bene. Il Signore ci doni pace.